Ciao ragazzi, bentornati qua sul canale. Oggi siamo qui con A Quiet Place, forse, dico forse, per l'ultimo episodio. Siamo al porto, in teoria dovremmo essere circa verso la fine del gioco, però non si sa mai perché potrebbe succedere di tutto, ma andiamo. Notate quegli uccelli fantastici da sopra che sono proprio posizionati perfettamente. Aiuto. No, comunque sicuramente il mostro scenderà, eh. Adesso vedrete che in qualche modo ce lo metterà in quel posto, a mio parere. Sì, ma porca miseria, prendila sta pistola, mannaggia. Cioè, c'è una pistola lì, che fai? Non la prendi? Boh, vabbè che contro questi mostri la pistola conta fino a una certa, però non si sa mai, meglio che niente.
comunque io non sopporto questa luce, si scarica subito. Non... Cioè, 5 secondi ed è già scarica. Porca miseria, com'è possibile? Allora, se non sbaglio, si poteva tagliare la strada rompendo quel vetro entrando da lì. Ma onestamente ho preferito non fare rumore perché poi se arriva il mostro sappiamo che è un pochetto più complicato e quindi ho preferito insomma fare la strada un pochetto più lunga anche per esplorare effettivamente. Soldato Haskell, non chiedermi come, non chiedermi perché, ma per qualche empia, come empia, ragione. Cos'è empia ragione? Il magazzino è l'unica fonte di energia rimasta in questo isolato. Quindi la ferramenta ha bisogno di corrente? Vai al magazzino. Vuoi accendere i frigoriferi? Vabbè, vai al magazzino. Insomma, vai sempre al magazzino in poche parole. Ho collegato un cavo che va dal negozio di elettrodomestici al magazzino. Se la corrente andrà via di nuovo, dovrai andare al magazzino per premere l'interruttore. Come soluzione dovrebbe funzionare Caporale Harrison. PS, scherzi a parte, non deviare la corrente al negozio di alimentari, nessuno dovrebbe vedere cosa contiene. Ok. Attenzione, la quantità di polvere all'interno è estrema. Sono entrato per collegare alcuni cavi e ho iniziato a tossire così forte che ho allertato una creatura. Sono riuscito a scappare prima che arrivasse e mi reputo fortunato. Se dovete entrare vi auguro la stessa fortuna. Caporale Harrison, ok. Avevo quasi parlato nel gioco. Per un attimo ho rischiato la morte, ma ok.
Che stronzata, che stronzata. Ma scusate, ma il mattone, dov'è finito? Avevo appoggiato un attimo per terra, è sparito totalmente. Come faccio?
Mamma mia, quando ho fatto quel rumore col vetro, ho detto, qui ho pensato, qui è finita. Fortuna che è partita la scenetta, se no qua eravamo veramente messi male. Ah, ok, ok, quindi devo andare sul tetto. Io per un attimo avevo letto la strada sembra bloccata, devo tagliare il tetto. Non capivo, però ho detto com'è possibile che deve tagliare il tetto? No, invece dobbiamo andare sopra il tetto. Ok. Ma non ho fatto rumore. Ma assolutamente no. Ma non ho fatto rumore, ma che dici? Boh, mi sembrava normalissimo, non stavo facendo niente di male. Mannaggia, oh, mannaggia. Ah, ma questo è il tetto. Allora dall'altra parte dove stavo andando io? C'era qualcos'altro? Era... Boh, stiamo a vedere, ma adesso andiamo un attimo di qua. Non lo so. Pensavo fosse per un attimo questa la secondaria, invece mi sa che è dove stavo andando prima.
Allora, onestamente non riesco a trovare questa soluzione. Ho provato un po' tutti i numeri, ma non so se poi quel cartello effettivamente c'entri qualcosa. Non ne ho idea, onestamente. Andiamo avanti, magari troviamo un documento, qualcosa, boh, come l'altra volta, non lo so, stiamo a vedere. Nota per me, se diventi i codici di tu sai cosa, osserva questo strano mostro. Osserva questo strano mostro. Che senso? Eh... Sembra un 347 tipo. Riesco a vederle, tante barche ferme nel porto, tutte in procinto di partire, tutte dirette verso la salvezza. Sono così vicine, se potessi gridare forse mi sentirebbero, quindi è finita. E perché poi? Perché quando c'è una crisi nazionale la gente va nel panico, corre al supermercato. La fine del mondo, mostri che uccidono la gente per strada e un'intera folla che ha la brillante idea di entrare nel mio dannato negozio per litigare sulla carta igienica. Sulla carta igienica. Si prendono a pugni in faccia, urlano, io che provo a fermarli, cerco di mantenere la calma, ma è troppo tardi. Quelle creature sono già arrivate e chi ci rimette sono io. Odio avere a che fare col pubblico.
Ok, era quello il codice. Nota per me, il metodo che Diane mi ha insegnato per nascondere i codici mi fa venire gli incubi. Che problemi ho? Avere paura dei mostri a 45 anni. Forse dovrei tornare in terapia, devo fissare un appuntamento. Vabbè, se sono questi mostri ci credo che hai paura. Nel senso.
Penso che qui non ci sentano. Dovremmo essere abbastanza al sicuro. E anche perché se suoniamo... Vabbè, ma non va, effettivamente. Ok. Accendi le candele. Non possono sentirci, no? Qui non credo. Copertina di un libro per bambini, Amici dallo spazio, di Angelina Lostwood. Retro di copertina. Quando gli strani visitatori arrivarono per la prima volta dallo spazio, tutti alla scuola elementare Old Ossick si spaventarono moltissimo. Il preside Gorlov addirittura svenne. Ma quando emerse che questi visitatori stavano solo cercando un posto tranquillo e piacevole per fare un pisolino, tutti furono entusiasti. Conosciamo un sacco di posti adatti per fare un pisolino, gridarono gli studenti. Ve li mostreremo tutti. Mi manca tantissimo poter suonare. Sai, mi chiedevano sempre di suonare per loro nei fine settimana. Mamma e papà, intendo, tua nonna e tuo nonno, soprattutto tua nonna. Quando non avevo voglia mettevo subito il broncio, era una bella rompipalle, ma come potevo prevedere l'incubo che è diventato il mondo di oggi? Suonerò per te ogni volta che vorrai. Mi sa che ormai siamo arrivati, No, vedevo un po' i collezionabili che insomma non è che ne mancano tantissimi. Ciao a tutti, giusto un promemoria, il codice della porta viene cambiato ogni settimana. Il codice sarà sempre il mese corrente più il lunedì della settimana corrente. Sì, è un po' contorto. No, non abbiamo trovato una soluzione migliore. La direzione. Ah, ok, codice il mese corrente più il lunedì della settimana corrente. Vabbè, facilissimo in realtà. Bisogna solo capire che giorno è oggi, però penso che si possa... Ah, ecco, forse tramite questo. Mi sa che ha fatto una brutta fine costui, Perché ci sto pensando? È una stronzata, mi fa incazzare. Ho costruito questo posto, ho fatto il triplo turno per anni finché non ho potuto permettermi di pagare uno staff completo. Ho imparato a fare un caffè così caldo che scioglierebbe tutta l'Antartide. Sono il cuore pulsante di questa tavola calda, io. Eppure ora sto pensando di lasciarmi alle spalle questo posto, e dirigermi verso il porto. Ho sempre giurato che se fosse stato per me sarei morto qui davanti a un piatto di uova strapazzate. Quindi perché non affondare con la nave come un vero capitano? Chi voglio prendere in giro? Lo so il perché. Zoe era qui con sua madre, June, quando è successo. Chinata sul nuovo fumetto, come sempre. June non ce l'ha fatta. Tutto il mio staff e tutti i clienti abituali sono stati spazzati via, tranne Zoe. Non riuscirà a raggiungere il porto da sola, non ha alcuna possibilità. Ma io non posso lasciare questo posto, o forse sì. Pensavo che Zoe stesse solo leggendo uno dei suoi fumetti per la 100ª volta, ma poi ho capito, ne stava creando uno, lei stessa, solo 12 anni, ed è già una vera artista. Vorrei che June potesse vederla. Zoe ha detto che stava disegnando l'eroe, un cuoco barbaro o qualcosa del genere. Dio mi fulmini se non assomiglia a me, l'eroe. Devo farlo, devo portare Zoe al porto. Se qualcuno troverà questa nota sappia che in questa tavola calda si sono vissuti bei momenti, tanti. È stato meglio così, sul serio. Una giovane coppia entra nella mia tavola calda ed è così grata per il cibo e le provviste che è disposta a portare Zoe al porto. Ci guadagnano tutti, tutti. Spero che Zoe riesca a capirlo un giorno. Spero che capisca perché ho mentito. Non se ne sarebbe andata se non l'avessi fatto anche io. E se dirle che la incontrerò lì la condurrà al porto, allora ne è valsa la pena, già. Non sono il personaggio del fumetto, non sono un eroe, sono solo il povero irlandese proprietario della migliore tavola calda di Clinton. Ah, quindi lui non c'è andato con lei. E infatti è proprio qua. Ha casciato. Allora, il mese corrente è giugno, ok. E il lunedì è il 21. Ok, quindi 0621. Andiamo a vedere. Sperando che sia 621, immagino. No, però. Ah, perché è inglese all'incontrario, cioè americano.
21,6? Potrebbe essere? No, non fu Nunzia. Aspetta. Il mese corrente più il lunedì della settimana corrente. Ah, non quella dopo forse, giusto? Quindi 14? 614 è il codice? Mannaggia. Aspetta un secondo. 615. Ma scusate, non per D. Ah, perché è Sunday domenica, Monday ok, lunedì, ok. Mi sono confuso perché ho visto il calendario, pensavo che andasse da lunedì a domenica. Ok, mo' ho capito. Vabbè, non avevo capito io. Sean o Sin, boh, non so come si pronunci. Una creatura ci ha sentito. Annie e Lee non ce l'hanno fatta. Ho paura, sono sola, ma sono ancora qui in attesa. A presto, chef barbaro, Zoe.
Cazzo, niente barche al porto. Tanta strada fatta, ma non sarà invano. Dobbiamo proseguire. Ci deve essere un'altra barca da qualche parte. Non può finire così, non finirà così. Beh, effettivamente penso che chiunque abbia preso una barca e quindi era anche complicato trovare una barca. Però speriamo di trovarla. Non lo so, però la speranza è l'ultima a morire. Ma cosa? Ma cosa? Ma che dice? Ma che dice? Quando è che mi ha sentito? 20 minuti fa? Dai, ma che cazzata. Comunque a volte ti sentono anche se non ti sentono. Non capisco, boh. L'unica cosa che ho fatto è mettere la tavoletta lì, ma come faccio sempre. Vabbè. Oggetto urgente, ordine di evacuazione immediata dei civili verso le imbarcazioni. Questo è un messaggio urgente, dobbiamo evacuare immediatamente. Ok. Non sappiamo perché, ma il capo ipotizza una crisi nucleare. Addirittura. La Guardia Nazionale è in arrivo per fornire assistenza. Stabilite un punto di raduno presso il vostro molo locale. Ecco perché non ci stanno più barche, ma già si sapeva. Ok, ok.
No! Ma perché? Ma che due coglioni! Come dovrei fare? Sì, ma ho scoperto la meccanica. Dopo la fine gioco. Sì, ma hai visto quanto ci vuole? Cioè, E quindi è come ti ho detto io che cioè, devi andare leggermente più veloce. sì, è il contrario, capito? Cioè uno non deve andare lento. A volte deve andare lento sfatto, a volte deve andare veloce che manco usa in Bolt. Cioè non si capisce niente. Sta Vabbè, ma c'è meccanica... la barra sotto che te lo dice dove puoi Sì, ma non arrivare. è facile, eh. Ho capito, però ti avevo detto che era così. Però dico, di solito, visto che il gioco è tutto lento, gira la leva, vai lento per non far rumore. E invece quindi da veloce per non far rumore. Cioè, e poi... E poi devi stare controllato ad andare veloce, perché se tu vai veloce troppo, vai nel rosso di nuovo. Certo. Non è facile, ci ha messo mezz'ora. Ci ha messo meno a costruirsi Roma che a fa sta parte. E poi dicono, perché il gioco dura 8-9 ore? Grazie al Ne cazzo, me lo durerebbe dici 7 due volte. probabilmente. Rimangono poche navi, un paio sono salpate. La maggior parte è stata attaccata e affondata prima di riuscire ad allontanarsi abbastanza dalla terraferma. Le probabilità di partire senza che quelle cose ti sentano sono ridicole. Se volete rischiare però io faccio il tifo per voi. La vedo un pochetto dura. Uno perché siamo da sole e vabbè, e due perché sarà complicatissimo trovare anche solo una barca, nel senso, però vediamo. No, ragazzi, ma sta parte sarà un incubo, io già l'ho capito. Cioè, io non arrivo vivo a fine gioco, ma nella vita reale, non nel gioco. Cioè, non ci siamo capiti forse. Vabbè, stavolta toccava a me. Il vetro l'ho calpestato io. Ho attirato io l'attenzione di quella creatura. La gente invece ha sparato per distrarla, ha sacrificato la sua vita per me. Perché lui è morto e io sono qui? Almeno lui aiutava il prossimo. Io invece, io, boh, non lo so. Io. Aiuto! Feedback dello schermo. In prossimità di uno schermo acceso le creature causano interferenze con il segnale di dispositivo. Un forte rumore sarà in grado di disturbare e disturbarle, distrarle.
Io penso che stiamo scherzando. Io credo che mi stanno prendendo totalmente per i fondelli. Penso. Cioè, quindi, cioè, il vetro dello schermo non si rompe subito, ma ci vogliono anche 2 o 3 volte? Ma porca miseria, allora. Cioè, ma ragazzi, aiuto, io non ce la posso fare, eh. Io non campo. Allora, una barca ci sarebbe nella caserma dei pompieri. Comunque, Murphy, ho trovato qualcuno, una bambina, 11 anni, 12 forse, tutta sola, non mi parla, continua a borbottare di uno chef o di un barbaro, o qualcosa del genere, guarda fuori come se stesse cercando qualcuno. Comunque, quando torni, vieni a cercarmi sul molo, sto cercando di farla mangiare, ma sembra che i fagioli le piacciono quanto piacciono a te. Dobbiamo aiutarla, Marv. Non so esattamente come, ma proteggere le persone è nostro dovere, no? E se non proteggiamo lei, allora chi? Rady.
La barca. C'è ancora una speranza. Sono così stanca, ma ciò che ho visto sullo schermo era chiaro come il sole. C'è una barca da qualche parte, in quella caserma dei pompieri. La troveremo e lasceremo questo posto. Mamma, papà, datemi la forza. Oh shit, here we go again. Cioè, ho fatto un casino del porco con quella cassa, come se niente fosse. Ok. Ciao squadra, il nostro impianto elettrico è stato finalmente aggiornato. Evviva, finora la rimessa delle barche sembra funzionare con il nuovo impianto, doppio evviva. Tuttavia il resto della stazione è alimentato da scatole di fusibili per il momento, meno evviva. Se la spia della scatola di fusibile verde il gioco è fatto, se invece la luce è rossa o spenta allora bisogna controllare i fusibili.
Grazie per la pazienza e per l'amor di Dio siate pazienti. Robin, ecco, mo sicuramente da noi la luce sarà rossa o spenta, ovviamente, ma ci mancherebbe. Fusibili, ok. Nota con inchiostro blu. Sergente Maggiore Berman, per favore non mi giudichi male per la domanda, è rimasta una barca nella caserma. Le nostre possibilità di sopravvivenza sono molto più alte sull'isola. Possiamo prendere noi la barca? Perché rischiare la vita per persone che potrebbero non arrivare mai? Sergente Casado. Sergente Casado, se qualcuno si spingesse fino a qui attraverso chissà quale inferno, non sarò io il motivo per cui fallirà così vicino alla sua meta. Comunque no, non la giudico male per aver chiesto. Prima aveva detto, ah basta che troviamo la barca, ce ne andiamo ora e vai, ce l'abbiamo fatta. Appunto. Cosa diavolo sta succedendo? Qualcuno ruba i fusibili? In ogni caso siamo a corto, quindi se hai preso i fusibili riportali indietro, stronzo. Nel frattempo è possibile spostare i fusibili tra le scatole dei fusibili per aprire porte diverse. Una rottura di scatole, ma ringraziamo lo stronzo misterioso che se li ha fregati.
Ma che ca... Io voglio spiegazioni di dove mi ha sentito il mostro. Io voglio spiegazioni. Ma dai, ma dai, ma dai, ma dai. Non ero qui, non ero qui, non ero qui. Mi ha preso a Milano, io ero in Norvegia, Dio santo. Non ero qui. Prima la scena non era partita. Io avevo messo i fusibili, ma non era partita la scena. Cioè, si era proprio buggato. Mi stava cercando come se avessi fatto rumore, ma effettivamente, a parte mettere i fusibili, non avevo fatto niente. E vabbè, ok. Merda, gli irrigatori hanno smesso di funzionare. La copertura acustica degli irrigatori era l'unica cosa in grado di tenerci in vita durante le emergenze. Vado a controllare i sistemi della struttura di formazione e cerco di capire se sono riparabili. Altrimenti non so cosa faremo. Cioè, da che c'è la barca, finalmente possiamo andarcene, a che siamo diventati pompieri e stiamo praticamente salvando la Terra, l'umanità. Cari pompieri, grazie. Grazie per aver salvato il mio gatto, Pesto, alla genovese, sull'albero del giardino. Ero spaventata, ma... Ok, basta.
Ok, quindi ora dobbiamo cercare le valvole, abbassare il livello dell'acqua e niente, staremo a vedere. Allora, ciao squadra, sì, questa è un'altra comunicazione sui problemi riscontrati da quando Sergio sta aggiornando i nostri sistemi. Sì, è una scocciatura, sì, ne varrà la pena. Il pannello di controllo che dovrebbe far funzionare la piscina di formazione è attualmente offline. Per aggiungere o togliere acqua da vasca di formazione è necessario utilizzare il sistema di valvole manuali. Vi aggiornerò nel momento in cui il pannello di controllo sarà di nuovo online, lo prometto. Ok.
Ma io non ho più le cure. Cioè, non ho più le cure, se vabbè. I cosi, com'è possibile? Ero pieno.
Avete visto che, cioè, lui ti fa fare il giro per forza, il mostro ti fa fare il giro per forza, non puoi tagliare, non c'è modo, è inutile, hanno un percorso proprio preimpostato. Irrigatori, ok, sotto i getti copriamo il rumore, ok. Ovviamente mi ha trovato, ci mancherebbe. Giustamente, giustamente. Qui ho sbagliato io. Qui sì. Per una volta lo ammetto. Ciao squadra, scommetto che vi piace leggere queste comunicazioni sui problemi tecnici, tanto quanto a me piace scriverli. A ogni modo, mentre Sergio è all'opera, le luci della piscina di formazione possono essere azionate dal panello di controllo dell'ufficio. Spero vi sia d'aiuto e anche se non siete religiosi, preghiamo che io non debba scrivere un'altra comunicazione, d'accordo? Robin.
Ok, forse siamo tranquilli. Cassetta trovata. Very good. Qua c'è tutto. Ah, si è aperta questa porta, non c'era prima. Ok. Non siamo nemmeno usciti dalla stazione, siamo saliti sul camion, Holly ha acceso la sirena e poi è successo. Si è schiantato come un treno contro la fiancata del camion, facendoci ribaltare. Il collo di Hunt si è spezzato per l'impatto e lui è morto all'istante. Jay invece il camion le ha schiacciato le gambe. Avrei preferito che se ne fosse andata come Hunt, ma sopravvivere è giusto il tempo di capire cosa ti è successo e poi morire lo stesso? Quello non è giusto. Niente di tutto questo è giusto. Quando siamo arrivati al porto a piedi il danno era ormai fatto. Barca è spazzata a metà, sul molo c'erano dei corpi, ma non credo siano stati uccisi da quegli affari. Secondo me si sono uccisi tra di loro nel tentativo di salire sulle barche. Quelli non erano gli unici corpi, altri erano in acqua, credo che siano stati smembrati dall'elica di una barca che affondava. Le mie gambe non avevano mai smesso di funzionare prima da allora, sono rimasto seduto in quel tempo per non so quanto tempo. Solo quando Robin ha iniziato a pulirmi ho realizzato di aver vomitato. Ci siamo liberati dei corpi, io, Holly e Robin. Una volta terminato, Holly si è allontanato. Credo volesse andarsene, non lo biasimo, poi è andata via Robin per cercare suo marito. Quando è iniziato l'attacco, Zack era fuori servizio, non credo che scoprirò mai cosa gli è successo. Forse sto scrivendo tutto questo per intuire cosa verrà dopo, cosa ha in serbo il futuro, eppure non riesco a immaginarlo, non riesco a immaginare nulla dopo tutto questo. M. Ok, beh, abbiamo preso un po' di cose almeno. Un'altra cassetta. Ciao squadra, non ce la faccio più a ricevere cattive notizie dal reparto IT, lo giuro. Se il cancello della rimessa rimane senza corrente è possibile aprirlo manualmente usando una valvola. Se qualcuno ha bisogno di me mi troverà sotto la mia scrivania a ubriacarmi, scherzo, scherzo, o forse no, Robin. Abbiamo preso tutto, le cassette, documenti ne mancano 2. Ok, buono. Buono, buono.
Vabbè, ma era lì la valvola, ma porca miseria, ma dai. Ma dai. Ma era lì, ero arrivato. Tutto questo casino per svenire e poi ci soccorrono. E chi è questo adesso? Aiuto. Così, a random. È arrivato uno. Ci ha salvato. Ma... Ma è Laura? Ma come? Maschera antigas. Protegge dal fumo ma rende molto difficile la respirazione. Ok. Inoltre ti impedisce l'uso degli inalatori. Raggiungi la barca il prima possibile. Fosse facile. Perdonata. Ho sentito una connessione tra noi come quel giorno al lago. Avevo paura di lei, stavo scappando da lei, una parte di me sperava che morisse, uccisa da una di quelle creature. E invece Laura mi ha appena salvata. Ho visto me stessa riflessa nei suoi occhi. Ho visto il suo senso di colpa e il suo rimpianto. Ma per un attimo lì accanto a lei mi sono sentita accolta, come se nulla di tutto questo fosse mai accaduto. Come se il mondo non fosse mai finito, e un attimo dopo era sparita. Mi ha detto di andare, vuole aiutarmi, ma non capisco in che modo. Vabbè, qui ha cancellato. Mi ha detto di andare e io lo farò. Mi fiderò di lei.
Cioè, io volevo andare di là per prendere il collezionabile, ma onestamente non so come fare. Perché mi chiudeva elettronicamente da entrambe le parti. Boh. Vabbè, ma ragazzi, è letteralmente... Cioè, è possibile, ma non puoi veramente saltare un secondo. Non puoi sbagliarti mezza volta, vabbè. Ce l'abbiamo fatta? Sembrerebbe di sì. Oh santo cielo benedetto. Non ci posso credere. Ecco. Eccola. Ah, oh, hai rotto tre quarti, hai rotto, Carissimo. Oh, mo si ricorda che può sparare, dai. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, non ci si crede. Il miracolo è avvenuto. Il miracolo è avvenuto.
Mamma mia, che parto in tutti i sensi proprio, se vogliamo dirla. We're here. Ah, ok, questo messaggio radio fa capire che siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta, insomma, ci siamo salvati in un qualche modo. E che dire? Tanto salto un attimo per capire se c'è qualcos'altro. Non si sa mai, non si sa mai. Meglio approfondire? No, non c'è nient'altro. Titolo con una trama interessante. Bello questo colpo di scena nel finale che c'è Laura che ci salva. Mi è piaciuto. Però, per quanto bisogna dire sul lato gameplay, lato divertimento, è un gioco che le prime ore sono belle, ti affascinano, sono interessanti, poi a una certa inizia a essere un po' pesantino, effettivamente, ste meccaniche da andare così lento, così compassato. Poi vabbè, fosse solo questo, cioè anche il mostro è un po' baggatello, nel senso a volte ti sente anche se non fai rumore, il che fa rende l'esperienza abbastanza bestemmiosa, però di base è un gioco discreto, ma niente di eccezionale, chiaramente. Niente di eccezionale. Mi è piaciuta la storia, l'ho trovata caruccia, niente di che, però semplice storia, abbastanza ben fatta. E detto questo, io ragazzi vi ringrazio per aver seguito la serie, vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e vi do appuntamento per una prossima serie. Insomma, adesso ne stiamo facendo tante e niente, quindi ci becchiamo in giro nei prossimi video, però esperienza che non mi è dispiaciuta, ecco, un pochetto pesante verso la fine soprattutto, come avrete notato, la pesantezza si è fatta sentire a un certo punto. Ragazzi, grazie e alla prossima. Ciao!